Benissimo, salve Audio 2G, New Horizon, primo apparecchio analogico in prova su questo canale. Perché Giulio mi fai vedere la spada laser? A cosa vuoi? Voglio che tu dica le cose per bene, Ok, va bene. senza commettere errori. Va bene, allora New Horizon giradischi, il primo giradischi, il primo prodotto analogico sul canale. Vedetevela fino in fondo perché molto perché se no Giulio viene a casa vostra con la spada laser. Ma diciamo anche una cosa, che Sì. nelle nostre lezioni di ascolto che facciamo Alla all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ci siamo resi conto che quando nel titolo della lezione c'è analogico, facciamo il pienone, quindi dobbiamo pensare che voi mettete molti like sotto, sopra, Esatto, che vi deve piacere da morire, anche esatto, perché questo è un giradischi made in Italy, Esatto. totalmente made in Italy. E adesso ve lo raccontiamo al meglio. Ciao. Vabbè, noi prima ancora dell'analisi tecnica ci siamo fatti un giro di ascolto con questo giradischi perché ci faceva piacere. E ce la siamo goduti. Però dobbiamo dire ai nostri followers che questa è la quarta volta che facciamo il video. Sì, la quarta volta che facciamo il video, però... Una volta ci siamo scordati il tasto rec, una volta una luce spenta. Una volta l'altra, però saremo molto più bravi adesso, molto più analitici, molto più asciutti, giusto Giulio? Pian pianino si Pian spera, pianino si ce la spera facciamo. che ce la facciamo. Cosa volevamo dire? Dunque, volevo raccontare e dare insomma due informazioni in più su New Horizon, di cui stiamo provando il modello 301. New Horizon è un'azienda italiana che lavora oramai dal 2016, dietro la quale ci sono due operatori del settore dell'audio ben noti, che sono Francesco Mattioli e Alberto Sabatini, che, lo diciamo senza alcun timore, sono dei carissimi amici con i quali insomma da tanti anni ci frequentiamo e ci vogliamo bene. Compagni di merenda. E, quello che volevo così sottolineare è un po' insomma, quanto coraggio ci è voluto per queste due persone per lanciarsi in una sfida che era una sfida obiettivamente impegnativa, cioè andare a attaccare, almeno all'inizio della loro attività, l'entry level del settore dei giradischi. Quindi Project e Rega, Esatto. due nomi, Rega soprattutto, immensi rispetto al mercato. Quindi entrare in una fascia entry level con un giradischi completamente nuovo è un'impresa estremamente coraggiosa e c'è da dire pure una... No, è impresa coraggiosa che però devo dire, nonostante quando a me me l'hanno raccontata mi sono venuti i brividi, però è stata una scommessa vinta perché comunque facendo leva sul design dell'oggetto, sull'idea del Made in Italy, sull'idea di un prodotto che sta tra alta tecnologia e artigianato, e insomma i nostri amici hanno vinto la loro Tra l'altro scommessa. si sono complicati ulteriormente la vita perché non solo hanno fatto un giradischi, quindi una base con un piatto e un motore, ma hanno anche progettato il braccio. Esatto. Mentre inizialmente utilizzavano bracci Project, poi hanno voluto completare questa loro totale follia. Esatto. E nel 2018 hanno cominciato, ho visto i primi bozzetti di questo braccio, di questo studio nel 2018 e adesso i giradischi New Horizon escono con dei bracci costruiti in casa, progettati in casa e guardate, non è cosa assolutamente banale, ma si dice New Horizon o New Horizon? Io questo non lo so, però tendenzialmente d'ora in avanti faccio col lancio della monetina, dico New Horizon. Ok, perfetto. Poi magari mi sbaglio. Va bene. E quindi, ancora una volta, onore al merito a questa iniziativa coraggiosa e complicata, però portata avanti con determinazione, una infinita passione, una enorme competenza
E quindi che dobbiamo dire? Bravi. Bravi, tra l'altro bravi ancora di più perché oltre al giradischi e al braccio forniscono anche un alimentatore separato, quindi si sono proprio complicati la vita come meglio Come meglio non si poteva. non avrebbero potuto fare. Bene, Ancora una piccola ulteriore informazione di completamento: il giradischi che proviamo oggi, che si chiama 301, è il modello top della linea a telaio rigido. New Horizon da qualche tempo, dopo insomma la prima tornata di prodotti, ha introdotto anche dei giradischi con il controtelaio flottante. Questo qui però che andiamo a analizzare questa volta è il 301, braccio New Horizon e telaio rigido. E ci ascoltiamo un altro po' di musica e poi andiamo a smontare questo oggetto, anzi a montare questo oggetto per far vedere come è fatto. Unboxing e montaggio del New Horizon 301. Cominciamo a vedere che cosa abbiamo nella scatola. Classica scatola in cartone. E allora cominciamo con il foglio di istruzioni, la cappa, parapolvere, per quando il giradischi è montato e uno non lo usa, la appoggiamo momentaneamente qui. Poi abbiamo la scatolina con i vari accessori e segnatamente l'alimentatore del motore elettrico. La appoggiamo qui. Poi qui abbiamo i cablaggi e poi tutto ciò che riguarda contrappeso, chiavi, chiavette e la cinghia di trasmissione. Passiamo poi a estrarre il giradischi e lo tiriamo fuori dall'imballo, eccolo qui, e lo togliamo dalla sua busta, molto ben imballato, molto ben curato per il trasporto. Dunque qui cominciamo a vedere una serie di cose interessanti che riguardano la realizzazione tecnica di questo prodotto. Soffiamo via un po' di polistirolo e abbiamo qui il nostro bel giradischi. Dunque il nostro giradischi che è caratterizzato dal tipico design New Horizon, molto pulito, molto lineare, con questa ampia slasatura sul frontale che caratterizza tutti i modelli. Dunque, interessante intanto notare che il plinto è piuttosto spesso, parliamo di 40 mm, 4 cm, è realizzato in un unico pezzo con delle lavorazioni sotto, fatte, adesso qua non le vedete, sono coperte da queste, diciamo, placche nere, e fatte con macchina a controllo numerico e poi successivamente laccato. E per quanto riguarda il sistema di la tipologia del giradischi, è evidentemente un giradischi a telaio rigido, quindi non c'è una vera e propria sospensione, non c'è una sospensione. Il trasferimento della massa del giradischi a terra avviene attraverso questi classici piedoni, che sono dei piedoni piuttosto ben congegnati, sono in Delrin accoppiato a un materiale viscoelastico. Sono piuttosto grandi, hanno una superficie d'appoggio piuttosto grande, il che è garanzia di un buon trasferimento energetico e di un buon isolamento. Dunque, il perno è un perno rovesciato, realizzato
alluminio con una biglia di reggispinta in acciaio e sono tutte lavorazioni diciamo realizzate in Italia, anche queste realizzate al tornio con un livello di precisione estrema. Il perno è un perno rovesciato con un ingegnoso sistema per evitare che l'olio fuoriesca, quindi in qualche modo lo possiamo considerare quasi una sorta di perno sigillato. Il motore è messo qui. Ecco, come potete vedere ho rimosso questo pannello, diciamo, sulla base del giradischi e lo facciamo scendere, lo appoggiamo e qui possiamo vedere il dettaglio del motore che è disaccoppiato dal plinto mediante questo ingegnoso sistema di 4 molle. Quindi vedete, se io lo spingo da sopra, il motore è perfettamente flottante, perfettamente isolato rispetto al resto del plinto. Diciamo una piccola ma interessante raffinatezza. Poi abbiamo, molto interessante, il braccio. Dunque, il braccio è un braccio progettato e realizzato dalla New Horizon. È un braccio con una canna in alluminio e un rivestimento esterno fatto con un polimero stampato in 3D. Quindi sostanzialmente è un sistema a doppia canna, una canna metallica interna e un esterno di questa canna realizzato in sostanzialmente un nylon. Si tratta di un nylon particolarmente pesante. Il sistema di articolazione è un sistema basato sull'uso di 4 cuscinetti estremamente precisi con delle tolleranze molto, molto limitate. E cos'altro? Il braccio è dotato di regolazione dell'angolo di tracciamento verticale, quindi del VTA, dell'azimuth, quindi per regolare la testina su questo asse. Il VTA invece serve a regolarne l'altezza, quindi laddove io dovessi utilizzare un pick-up con una differente altezza rispetto a quello che viene fornito di serie già montato e già regolato, ho la certezza di poter avere l'orizzontalità della canna del braccio. E quindi VTA, overhang, quindi la possibilità di muovere sullo shell portatestina che è integrato la testina stessa, azimuth, anti-skating, che adesso andiamo a vedere poi nel dettaglio come si monta. Passiamo ora alla estrazione e installazione del piatto vero e proprio. Dunque il piatto vero e proprio è un piatto piuttosto spesso, eccolo qui, un piatto piuttosto spesso, realizzato in metacrilato, volgarmente detto plexiglass, e è interessante notare che questo piatto viene lavorato sulla faccia superiore, sulla faccia inferiore e ovviamente sul perimetro. Questo per avere la garanzia che si tratti di un cilindro perfetto, per avere la certezza della planarità della superficie superiore e della superficie inferiore e del parallelismo delle due superfici. Il piatto semplicemente lo si fa scendere qui ed è montato. Ed eccolo qua che gira con il suo bel movimento regolare. Lo fermiamo e andiamo a recuperare la cinghia, perché di una trazione a cinghia si tratta.
Oh, interessante notare che la cinghia, che vediamo qui, questa qui è la cinghia è realizzata per stampo, quindi non ha un punto di discontinuità incollato, è realizzata in stampo, ed è una cinghia di tipo siliconico, quindi dotata di caratteristiche di assorbimento delle vibrazioni particolarmente elevate. Quindi è una cinghia che svolge in maniera eccellente il mestiere della cinghia, di un giradischi di trazione a trazione, con trazione a cinghia, che è anche quello di buffer meccanico. Buffer meccanico dal punto di vista delle vibrazioni eventualmente indotte dal motore rispetto al piatto. Quindi c'è questa sorta di assorbimento in virtù dell'elasticità della cinghia di questi eventuali movimenti. Una volta posizionata la cinghia, la si fa girare e siamo praticamente con il giradischi montato. Il cambio di velocità è di tipo meccanico, quindi non è un cambio di velocità di tipo elettronico. Dunque, cos'altro abbiamo? Abbiamo il contrappeso del braccio, che viene inserito qui e poi viene bloccato mediante una chiave a brungola, quindi mediante un piccolo granetto di fissaggio, eccolo qui. E poi abbiamo, adesso queste poi sono delle operazioni, diciamo così, di tuning che farò separatamente rispetto a questa ripresa per non tediarvi. E poi abbiamo il sistema dell'anti-skating, decisamente ingegnoso, che sostanzialmente funziona in questa maniera qua. Si apre questo piccolo grano, si fa passare il filetto di nylon dentro e adesso lo andremo a vedere. Dobbiamo allentare ancora. Ok. È bloccato. Dopodiché qui sopra abbiamo 3 piccole gole A, B e C che corrispondono a 3 valori di anti-skating. Semplicemente scegliamo il valore adatto alla nostra testina e dopodiché andiamo a posizionare l'anti-skating in questa gola. Quindi sostanzialmente abbiamo questo sistema che funziona con questo filetto. Però la cosa interessante è che l'elemento che sostiene il contrappeso dell'anti-skating è un elemento molto robusto, che non si piega, come ad esempio succede con i bracci Project, che tipicamente arrivano con questa forcellina storta o posizionata nelle posizioni più strampalate, mentre invece in questo modo qui il sistema è molto stabile e molto corretto. La testina di dotazione è una Audio-Technica a magnete mobile, evidentemente, che viene fornita, diciamo, nella posizione corretta. Quindi dal punto di vista del setup della testina, sostanzialmente l'unica cosa che l'utente deve fare è la regolazione del contrappeso posteriore, secondo i valori che vengono elencati qui sul manuale di istruzioni. E direi che sostanzialmente abbiamo detto quasi tutto quello che c'era da dire di questo bel giradischi. A questo punto quello che farò sarà di finire questo setup e porterò il giradischi in sala d'ascolto per cominciare a fare le valutazioni del caso.
Allora, abbiamo portato in sala d'ascolto il New Horizon 301 e ce lo siamo ascoltato abbastanza a lungo, molto intensamente e con grande piacevolezza. Nel passaggio dal laboratorio alla sala d'ascolto non ci sono stati grandi sconvolgimenti sul setup, tranne il trovare la corretta posizione agendo sui piedini che sono regolabili, questo lo avevo messo nella descrizione, quindi tramite la regolazione dei 3 piedini sono riuscito ad ottenere la perfetta planarità del giradischi. E dopodiché ho fatto una ulteriore verifica del corretto peso di lettura della testina a 2 grammi, e rilevando che tutto sommato la bilancina fornita in dotazione è sufficientemente precisa. Io l'ho confrontata con una bilancina di quelle elettroniche un po' più per uso specifico. Dunque, detto questo, una considerazione al volo. Questo giradischi esce con una testina, come avevamo detto, a magnete mobile, una MM, segnatamente una Audio-Tecnica 540 ml. L'amplificatore che stiamo utilizzando, il Copland CSA 150, ha un ingresso fono per testine MM, e la cosa che mi ha colpito è che non ci sono regolazioni, non c'è la regolazione del carico elettrico, e a quel punto capite che la messa in opera del giradischi diventa una cosa veramente semplicissima. Basta, diciamo, rispettare le istruzioni e il tutto, diciamo, è a prova di bomba sostanzialmente, con una grande semplicità, con una grande facilità d'uso. E questo, devo dire, per me che vengo dal mondo dei giradischi complicati, complessi, con dei bracci complicati e altrettanto complessi, con testine sofisticate, e per me mettere a punto un giradischi è un'operazione da un giorno e mezzo, bene che va. E qui 1, 2, 3, tutto fatto, tutto funziona con soddisfazione. Beh, insomma, non è una cosa affatto trascurabile. Dunque, dal punto di vista del funzionamento di questo giradischi, la prima cosa che ho rilevato è la sua estrema silenziosità. Silenziosità meccanica, in primo luogo, è assolutamente silenziosissimo mentre funziona, non ci sono quei rumori fastidiosi del motorino che gira, della cinghia che traballa, nulla di tutto ciò, a testimonianza di un eccellente livello costruttivo e di una eccellente ingegnerizzazione. E per una mia forma di forse follia personale, comunque ho preferito tenerlo acceso a girare per una notte, perché comunque penso sempre che le superfici si debbono lubrificare, l'elasticità della cinghia, stabilizzare. Magari è una mia fisima, questo non lo so, però ho preferito fare così. Comunque devo dire che l'oggetto è silenziosissimo. E l'altra cosa che mi ha colpito di questo giradischi è quella che io, diciamo, definirei grandezza del suono. È vero che la carenza di grandezza, quindi quel suono un po' piccolo, quel suono poco energico, quel suono un po' asfittico, e tante volte capita di riscontrarla in giradischi entry level. Qui obiettivamente non stiamo parlando di un entry level, stiamo parlando di un giradischi che costa 1.990 euro, comprensivo di braccio e testina, quindi stiamo già su una fascia superiore di un giradischi che può essere considerato a pieno diritto anche un acquisto definitivo, dal momento che eventualmente si può sostituire la testina con una testina più impegnativa, magari con una MC di livello superiore. Però già così, come dicono gli anglosassoni, out of the box, abbiamo un suono gratificante, un suono che non fa torto al vinile. Io dico sempre che il prezzo del biglietto per il vinile, per poter apprezzare e godere appieno del vinile, non è esattamente basso. Quindi bisogna entrare nell'ordine di idee che
per apprezzare realmente il vinile e non per dire il vinile è bello perché c'è scritto sui giornali e perché va di moda, no, per apprezzare ciò che il vinile può dare, un pochino di impegno economico è necessario. Ecco, qui secondo me con la cifra che vi ho detto, 1990 euro, si entra in possesso di una macchina che può fornire delle gratificazioni. Quali gratificazioni? Beh, ad esempio, dicevo, questo suono grande, questo suono molto articolato, questo suono energico e sicuramente qui c'è lo zampino degli eccellenti Martin Oscar Duo, c'è lo zampino dell'energico Copland, ma il giradischi trasmette un segnale in gamma bassa. Prima stavamo ascoltando Esbjörn Svensson Trio, basso e batteria, contrabbasso e batteria, sono veloci, sono reattivi, sono timbricamente corretti, riempiono l'ambiente nelle rispettive posizioni, quindi il contrabbasso sta lì, la batteria sta qui, e insomma qualche cosa che sono abituato ad aspettarmi da sistemi molto più impegnativi. Ecco, questo qui, devo dire, ci riesce in maniera egregia. In gamma media c'è una notevole raffinatezza e tra l'altro ho apprezzato il fatto che c'è una notevole risoluzione, facilità di individuare i singoli contributi. Ovviamente qui nel trio jazz è sin troppo facile, ma ho trascorso qualche ora ascoltando sinfonica con questo sistema e gli elementi dell'orchestra si dispongono, laddove la registrazione sia ben fatta, si dispongono in maniera corretta, facilmente individuabile. È facile con questo sistema concentrarsi su determinate sezioni, poi su altre, avendo, come posso dire, la giusta prospettiva, la giusta visione di insieme. Dove l'oggetto mostra, come posso dire, la sua classe di appartenenza, non un limite, è secondo me nella gamma alta, nell'estremo alto, non per mancanza, non per scarsa raffinatezza, ma perché l'estremo alto tende a essere leggermente meno presente. Quello che c'è è corretto, è giusto, ma secondo me, ecco, abituato a quella quasi infinita estensione dei fonorivelatori a bobina mobile, a quella setosità, a quel dettaglio, a quella luce quasi palpabile, chiaramente qui quel tipo di sensazione non ce l'ho. Ma con questo non sto dicendo che, ad esempio, le sezioni di archi dell'orchestra sinfonica sono carenti, sono arretrati, no, ci sono tutti. Prima stavo ascoltando un'esecuzione con Anne-Sophie Mutter diretta da von Karajan. Quel violino della Mutter è riconoscibile, è lui, con un sistema, diciamo, di fascia più alta. L'articolazione, l'aggettivazione di quel violino esce fuori in maniera più chiara, ma comunque qui lo ascoltiamo e lo ascoltiamo bene. Quindi la cosa che mi viene da dire, al di là del promuovere a pieni voti la proposta di New Horizon, è sottolineare il fatto che ci si porta a casa con i 1990 euro di cui parlavo prima, un giradischi completo, facile da installare, robusto, ben funzionante, ben ingegnerizzato, privo di difetti, ma un giradischi che è anche un punto di partenza per poter proseguire nel proprio viaggio all'interno dell'analogico, perché nel momento in cui vogliamo sostituire la pur pregevole Audio-Tecnica AT540 ml con un fonorivelatore di classe superiore, questo giradischi sarà in grado di farlo funzionare al meglio, sarà in grado di mettere in evidenza le sue peculiarità, le sue caratteristiche positive. Quindi un giradischi che può essere considerato punto di partenza per una successiva esplorazione. L'oggetto, non c'è bisogno che ve lo sottolinei, si presenta molto bene, molto bello, in sala d'ascolto è assolutamente gratificante, bello da vedere, e quindi cos'altro dire? Un plauso ancora una volta a New Horizon che si è lanciata in questa avventura
ha affrontato la complessità della progettazione e realizzazione di un braccio, e vi assicuro che c'è tantissimo lavoro dietro, e direi che con questo abbiamo concluso questa interessantissima prova. Grazie per averci seguito anche in questa prova e continuate a seguirci. Grazie.